Bene ragazzi, allora oggi andiamo un pochino più nei dettagli, andiamo ad analizzare due cose, due macro argomenti in questo video. C'è un video lungo oggi. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che secondo me uno deve tenere in conto nella scelta di una macchina di grande formato, e in questo caso oggi parliamo di 4x5 pollici, okay? E le differenze che ci sono tra i tre tipi di fotocamere che offro io, ovvero la Air Force, la Archimede e la Michelangelo. Bene, voi vi starete chiedendo, ma come mai questo matto ne ha fatti tre? E ora ve lo spiego. Ne bastava una? No, tre. Allora, prima di tutto, stiamo parlando di macchine da campo, di folding, no? Quindi stiamo parlando di un sistema chiuso. Cosa si intende per sistema chiuso? Si intende che non è un sistema modulare come potrebbe essere il sistema Sinar o Fatif o chiunque altro produttore che costruiva banchi ottici monorotaia in cui potevi aggiungere la monorotaia e allungare la tua macchina fino a quello che volevi. Ok? No, non siamo in questo caso. Queste sono macchine chiuse e le caratteristiche delle fotocamere sono quelle scritte a librette che trovate nelle caratteristiche tecniche sul sito, per esempio il mio. Ok? Quindi l'estensione sarà quella, il basculaggio sarà quella, fine, chiuso. Quindi, secondo il mio modestissimo punto di vista, dall'esperienza che ho avuto io nel fotografare con questi strumenti, la prima cosa da guardare è l'estensione. L'estensione della fotocamera, l'estensione sia minima che massima. Però questo dipende molto dal tipo di fotografia che volete fare. Se volete fare un'architettura, tendenzialmente vi converrà acquistare una fotocamera che vi consente di utilizzare senza cambiare il soffietto e montare per esempio un soffietto flush, una fotocamera che vi consente di utilizzare appunto delle lenti grandangolari, diciamo dal 90 in giù, ok, con facilità. Al contrario, se pensate o siete sicuri perché vi conoscete di utilizzare lenti lunghe, 300, diciamo dal 300, 360, 400 in su, ok, allora dovete guardare invece più a una fotocamera che avrà un'estensione ancora maggiore. Se siete in quella via di mezzo, invece dovete un attimino valutare se esiste, e io ve la offro e vi farò vedere anche perché, una fotocamera che possa dare un colpo, cerchi un colpo alla botte e quindi garantire un facile utilizzo delle lenti corte e che quindi i due corpi si avvicinano abbastanza, ma che allo stesso tempo vi possa garantire anche una discreta estensione per poter utilizzare anche lenti un pochino più lunghe. Passato il primo step, dobbiamo vedere un'altra cosa che io guardo sempre nelle fotocamere è se i movimenti sono separati, indipendenti, e la presenza di zero meccanici, perché secondo me è fondamentale. E vi faccio un esempio molto banale. Fate conto di essere sul campo, no? Vi siete messi lì, avete fatto avete applicato alla lettera la regola di Scheinflug, per esempio, i più esperti di voi sanno già di cosa sto parlando. Chi non lo sa, vi consiglio di fare un video corso, io ce l'ho, ho anche tre video gratuiti, insomma, quella roba lì, ok? Insomma, siamo sul campo, abbiamo fatto Scheinflug, quindi abbiamo basculato leggermente l'anteriore, siamo fatto il posteriore, però il posteriore otteniamo due effetti, quindi diciamo posteriore verticale, perpendicolare alla base, no? Abbiamo inclinato leggermente la standarda anteriore. In questo caso vogliamo mettere in primo piano il fiorellino e la montagna, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inclinare leggermente in
in questa angolatura la lens board, ok? Bene, cavolo, però metto a fuoco tutto, benissimo, e però mi trovo che c'è troppo cielo, non mi piace, devo abbassare la lens board, devo fare un decentramento. Benissimo, che succede? Succede che se te non hai una fotocamera che ti permetta di non cambiare l'inclinazione della lens board in maniera separata e indipendente dal decentramento verticale, te perderai quello che hai fatto fino a quel momento. Se invece utilizzi una delle mie fotocamere, tutte, perché io le faccio tutte così, ti potrai salvare il tuo basculaggio, il tuo chamflung, e regolare l'altezza semplicemente utilizzando altri 2 pomelli diversi da quello che utilizzavi per il basculaggio. Così hai salvato il lavoro che avevi fatto precedentemente. Terzo punto che guardo, che in realtà è continuo quello di prima, è appunto la presenza o meno di zeri meccanici. Perché? Perché quando sei sotto il panno nero, stai guardando, stai frucchiando, cominci a muovere, può succedere, e succederà spesso, che ti perdi, perché a un certo punto non capisci più quello che sta succedendo. Può succedere, cambi per sbaglio, poi muovi leggermente, basculi leggermente, ti va tutto fuori fuoco, ti metti fuoco una parte che non volevi, una cosa un'altra. Quindi qual è la necessità che hai quando sei sotto il panno nero? È quello di continuare a vedere la tua immagine, però quello di poter tornare al punto di partenza, almeno per l'ultimo movimento che hai fatto, diciamo un undo, la freggetta indietro. Bene, quello zero meccanico, se c'è uno zero meccanico sul movimento, su tutti i movimenti, questo lo puoi fare. Sei là sotto, senti e sbagli, sei là sotto, senti, senza guardare la macchina fotografia ma solo toccando, clac, senti qualcosa che blocca, qualcosa che si muove, rientra nelle guide, e te rihai la posizione iniziale, e poi puoi continuare sempre da sotto il panno nero a muovere, perché sai che sei al punto di partenza, sei ritornato al punto di partenza, e quindi puoi riprovare a vedere quello che succede. Mi spiace per te che hai una fotocamera che non ti permette di fare quello. Se avresti una delle mie, invece lo potresti fare. Quarta, ma diciamo terza e ultima cosa che io guardo in una macchina fotografia sono il tipo di materiali. Per esempio, prediligo una macchina con base in metallo rispetto a una base in legno, per il semplice fatto che anche se si deforma leggermente anche il metallo, sarà sicuramente in misura minore rispetto a quello che può succedere per il legno. Questo sia ben chiaro, l'ho messo da ultimo perché è l'ultimo in ordine di importanza, però sappiate che di solito che se uno come me comincia a costruire una macchina con dei materiali nobili, utilizzerà dei materiali nobili anche per le guide, pomelle e tutto il resto. Quindi avete capito l'antifona? Detto questo, ecco, siamo arrivati al punto della presentazione delle 3 fotocamere, che era il secondo macro capitolo di questo video. Perché ne ho fatte 3? Perché questo matto ne ho fatte 3? Perché ognuna appunto va a si indirizza verso un tipo di clientela. Vuoi spendere poco perché sei all'inizio, io ti capisco benissimo. Vuoi una macchina che sia leggera perché te la puoi portare a giro, è vero, perché se no poi ti viene a noia. Se è pesante, macchinosa, non ci si capisce niente, dopo un po' ti viene a noia, e quindi poi qual è il risultato? Che hai buttato via un sacco di soldi. Anche se hai una macchina buona, magari non lo apprezzi. Quindi è meglio avere una macchina che si confà di più a quello che sono le tue esigenze in quel momento, che magari una macchina super buona, però in quel momento lì non ti fa venire voglia di scattare. Quindi per quello che ho creato questa, la iForce, quella là, ok? iForce si estende fino a 38 cm, 39 non mi ricordo, dopo vi faccio vedere, anzi faccio vedere adesso.
ok? È leggera, pesa solo 1,5 kg, tutta base in legno, fatta in legno, inserti in le meccaniche invece sono in alluminio, e c'ha anche la presenza di qualche zero meccanico, quelli che secondo me sono fondamentali. Alcuni movimenti, quelli che secondo me sono fondamentali, sono separati e indipendenti, ok? Quindi questo è perfetto per chi vuole iniziare. È una macchina che arriva, con cui puoi utilizzare obiettivi dal 65 al 300/360 con qualche accorgimento, senza cambiare il soffietto. Il soffietto è comunque intercambiabile, è in magnetico, quindi facile da staccare e rimontare, e può essere sostituito eventualmente con un soffietto floscio. Adesso andiamo nella seconda fase, cioè nella seconda categoria di fotocamere, quelle che diciamo sono indirizzate, pensate perché ha delle esigenze poi nello specifiche, e per questo il massimo diciamo testimone di queste esigenze è la Michelangelo. Michelangelo si estende, guardate un po', bada bestia, si estende fino a 50 cm d'ampiezza, vi consente di utilizzare un 400 mm, che è un record su una macchina fotografica da campo, ed è strutturata a delle guide ed è progettata apposta perché a 400 mm rimanga solido, scusate, con l'estensione di 50 cm e il 400 mm di obiettivo rimanga solida, rimanga stabile, okay. Chiaramente, avendo questa grandissima apertura, soffre un po' sulle aperture, sulle lenti grandangolari, quindi quando c'è bisogno di stringere un po' si possono utilizzare lo stesso, però già dal 75 è consigliabile per esempio l'utilizzo delle lens board, quelle rientranti, quelle che spostano verso il vetro smerigliato l'asse della lente. Sono più scomode, però come vi dicevo questo è un compromesso che, se decidi di utilizzare una fotocamera da campo con un 400 mm, è un compromesso che col 75 o il 65 devi in qualche modo digerire. Discorso diverso invece per quanto riguarda invece l'Archimede. L'Archimede è realizzata, è una via di mezzo, mettiamola così, e quindi arriva fino a più di 40 cm di estensione, 42. Se mi sbaglio, mi sto sbagliando, lo scrivo qua sotto, 42 cm, quindi vi consente di utilizzare anche qui il 400, però magari non lo potete sfruttare appieno, benissimo, però ha il grande vantaggio di accorciarsi talmente tanto da poter utilizzare il 65 mm senza la piastra rientrante, quindi diciamo che è un bel andare, va tranquillo con questa, no? C'è sempre la macchina fotografica e tu sai che puoi usare tutte le lenti che vuoi. Anche questa, la grande caratteristica è di avere tutti i movimenti su guide e poi tutti i movimenti separati, indipendenti, e con gli zeri meccanici, come la Michelangelo, non mi sono scordato di dirvelo prima. Anche queste fotocamere, entrambe, quindi Michelangelo e Archimede, sono realizzate partendo da una base, da una struttura che è in alluminio, totalmente in alluminio, solo le standard di legno. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io vi spero di avervi finalmente chiarito come mai questo matto ne fa 3 di macchine, ok? E se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace da qualche parte e ci vediamo al prossimo video.